Siamo qui con Mihai. Ciao Monica. Ciao. Dopo tantissimi anni, nuova sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Sta contemplando il fuoco dentro un camino ed è quasi una forma di meditazione la sua. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si strofina gli occhi, gli bruciano un po' davanti al camino e poi dice sì. Bene. Rispetto alla prima sessione di Mihai, tutto cambiato. Nuovo progetto attuale di Mihai. Senti, a me viene tutti i santi, cioè è come se in maniera nascosta e subdola si infilassero tutta una serie di valori e di ordini che provengono dalla religione e che lo inducono ad essere in una certa maniera, ok? Quindi a essere generoso, ad essere buono, a sopportare, a sacrificarsi. Però poi sotto lui prova tristezza, prova dubbio, prova sensi di colpa. Nome della sua anima, Nuvola, del suo che spirito. lui ha tanto bisogno di leggerezza e lo spirito è bosco, perché lui ha bisogno di addentrarsi nelle profondità di se stesso. Vibrazione. Mi viene circa 2 miliardi, Consapevolezza. 138, Anima. 41. Quindi spirito 59, Mihai, cioè metà e metà, cioè se la dividono anima e spirito questo valore. Vite parallele, 2031. parallele perché precedenti è sbagliato, quindi non c'è una sequenza, è una sequenza fittizia sulla linea temporale, quindi quella del 1700 è precedente alla tua, e in realtà avvengono tutte contemporaneamente su una linea temporale fittizia che è in quanto tempo inesistente. Cervello, capacità medianiche. 9,3. Ok. Riesci a spostare con 9,3 gli oggetti col pensiero, Mihai? No. Dovrebbe arrivare fino a... No, gli oggetti col pensiero è tanto, eh. Io vedo 17. Ok. Riesce ad avere intuito e prevedere gli eventi? Allora, intuito, sì, prevedere gli eventi, dei piccoli eventi, sì, che sembrano dei déjà vu, sì. Suscettibilità ipnotica. Ehm, 38. Quindi con 40 potrebbe fare una sessione diretta. È lì lì, vicino. 3D. 81. Ok. Più si è nella 3D e meno si è nella 4D, quindi in qualche modo in una forma di evoluzione. Vivacità animica. Quanto Mihai vuole davvero sapere come stanno le cose. 97. Molto alto, tutti sono almeno al 97, ma il 100% sarebbe l'ideale. Benissimo. Entità eteriche di Mihai oggi. C'è un rettile ibrido, ha il corpo di una tartaruga e la testa di un serpente. E questo gli procura delle situazioni un po' complicate, un po' contorte, un po' difficili da gestire, un po' problematiche. Poi c'è sempre un altro rettile che è tipo un drago, che a volte sembra un dinosauro, comunque direi un drago, che è come se gli dicesse che la sua impronta non finirà mai,
e quindi rimarrà sempre la sua influenza di sottomissione, di assoggettamento a quelli che sono appunto i valori da cui deriva, quindi il suo paese d'origine. Poi c'è del secondo universo, sembra un cavaliere tutto vestito di bianco, tipo come se fosse un cavaliere templare, che assomiglia come volto a Gesù e dice che occorre a volte fare la guerra se vuoi ottenere rispetto e onore. Quindi gli mette anche un po' di confusione rispetto a ciò che lui vorrebbe, ovvero essere in pace, stare tranquillo, e invece il voler giustizia. E poi infine c'è un uomo del tempo che è come se lo stordisse di chiacchiere per confonderlo e non fargli vedere che esistono altre linee temporali migliori rispetto a quella che adesso lui sta percorrendo. Una di queste entità eteriche è la responsabile del fatto che lui non ha proseguito il percorso con me in tutti questi anni. Ma i rettili sì, l'hanno orientato verso altre cose, ma anche l'uomo del tempo, l'ha orientato verso altre cose un po' più fumose. Allora mandiamo una lettera urgente raccomandata a tutti quelli che sono nella condizione di Mihai, che hanno delle entità, rettiloidi o quel che vuoi, che dovrebbero urgentemente proseguire il lavoro che hanno iniziato, ma stanno trovando delle scuse. La lettera è urgente, scottante, impellente, finisce sulla fronte di tutte queste persone, non può essere ignorata e vengano a vedere la sessione di Mihai. Quanti vengono in percentuale? 30. Per cento? Mm. Nuova lettera. Questa volta è una lettera d'oro, bella, luminosa. Si appiccica sugli occhi. Mm. 65%. Bene. Adesso una pioggia di lettere a seppellirli. Tutti devono venire. Sì, diciamo che non proprio tutti, però adesso già vedo 80. Vabbè. Entità mentali. Mihai non esistevano all'epoca, al momento sono l'unico che le vede. Sono i veri capi delle entità, perché le entità eteriche sono sotto le entità mentali e prendono ordine dalle entità mentali. Vediamole. Sono tre. La prima si chiama torpore, l'altra infedeltà e l'altra rassegnazione. Torpore è un'entità mentale che gli crea una sorta di stato di addormentamento di cui lui non si rende conto neanche più di tanto. Però di fatto questa entità mentale fa sì che il suo percorso evolutivo venga indebolito o per alcuni periodi anche addirittura bloccato. Direi di livello 6. Allora, l'entità mentale invece infedeltà si riferisce a tutta una serie di atteggiamenti di non lealtà che Miai ha subito, ma che indirettamente ha anche lui stesso fatto, laddove per infedeltà si intende non trasparenza totale, ok, di comportamento, specie all'interno della coppia, con molti non detti. Ehm, mm,
Che Direi livello? che sì, di livello, qua mi viene tipo 5. E poi c'è rassegnazione, un'entità mentale che lo invita proprio a mettere una pietra sopra, non pensarci più su tutta una serie di torti da lui subiti. E effettivamente sono tanti. Alcuni partono dal passato, quindi riferiti specialmente, diciamo così, ai genitori. Poi ci sono altri torti che lui ritiene, diciamo così, di aver subito in ambito familiare, per esempio dal fratello. Mm, piccoli torti qua e là, ma l'entità mentale gli dice: basta, tanto ormai sono andati, vai, vai oltre, non ci pensare più. Hai Mm. prestato quei soldi, va bene, se ti ritornano bene, se non ti ritornano fa niente, vai, vai, vai avanti. In realtà non è così all'interno di Miai, perché tutti questi, diciamo, torti subiti creano in lui proprio un blocco energetico, l'energia che non fluisce, che rimane lì stagnante. Perché il punto mh, che Miai deve capire è che non si tratta di fare la guerra agli altri, ok? Quindi, siccome lui ha ragione, siccome lui vuole rispetto, allora deve andare in maniera violenta contro gli altri. Non è questo, ma neanche l'atteggiamento come fa lui di rassegnazione, di dire pazienza, non ci penso più. Mm. Perché entrambi gli atteggiamenti, la guerra e la rassegnazione, portano basse frequenze, basse vibrazioni, a un'evoluzione inesistente. Quello che è importante che Miai capisca è come è fatto il gioco della terza dimensione. Così smetterà di essere dentro il meccanismo, adesso lui è nel meccanismo di vittima, ok? Lui che subisce tutti i torti, ma neanche deve entrare nel meccanismo di carnefice, deve uscire da entrambi questi ruoli. Che livello è rassegnazione? Sette. Allora, i livelli Mihai sono da 0, da 1 a 10. Tuttavia 10 e 9 non ci sono mai, perché sono solo alcune entità mentali vicine alla follia e anche 8, quindi 7 tanto è il massimo. 5 è non è la metà, è solida e 6 è abbastanza. Insomma, sono tutte e tre molto molto alte. Vedevamo tanto spesso in passato gli impianti eterici e anche gli impianti mentali oggi. Li vediamo anche adesso. Come impianto mentale c'è una specie di corona di spine che gli impone una specie anche di self-control, un dover mantenersi in equilibrio. Ma mentre lui fa questo sforzo di sembrare pacifico ed equilibrato, vedo proprio del sangue che sgorga, no? Lungo le sue tempie e poi gli arriva giù al collo. Quindi di fatto è un equilibrio non autentico, ma forzato. Mm. Eh, c'è uno strano gioco, non saprei come spiegarlo, che riguarda i suoi genitali. Non so se lo posso spiegare come lo vedo. Cioè, è come se ci fosse un piano di legno. ehm, I suoi genitali sono appoggiati su questo piano di legno. Ah, le palle sul ceppo. Es- No, ci vuole quello volgare nei due, e tu non puoi essere. es- Ah, le palle sul ceppo, mm. che E c'è qualcuno taglierà. mm? Un martello. C'è un Ah, ok. martello, che è come se facesse questo gioco che prima picchia lateralmente, poi picchia davanti, poi picchia lateralmente e quindi si crea ovviamente in una condizione di tensione, si crea una condizione di stress. Mm?
Basta. E poi ci sono le caviglie, che sono legate fra di loro da una lunga corda che fa più giri, in modo che lui abbia la sensazione che se anche lui si sposta tanto, perché in effetti lui ha viaggiato tanto, no? Non abbia veramente la sensazione, di progredire. Basta. Mhm. Bene, cinema, vediamo subito chi viene da solo. La sorella. Chiamiamo la mamma. Sì, con più fatica, diciamo, no? Un po' così. Mm. Ma gliene frega niente? Cioè, sento che adesso è come se stesse già pensando che deve preparare da mangiare, deve sistemare la casa. Papà. Mm. Non so perché mi viene collegata a degli esami delle urine, delle, mm, Ha problemi di prostata, Mihai. o comunque dei controlli Vedremo. medici, no? L'amico a cui ha prestato del denaro. Lui entra, però non ha lo sguardo dritto, no? Frontale, come sarebbe normale, no? È un po' girato verso destra in basso. Verso destra, perché? Vergüenza? Per- Beh, sì, un po' sì. Ehm, Non è del tutto trasparente, diciamo, no? È come se si sentisse un po' a disagio, e anche come se lui non volesse che lo si guardasse negli occhi per comprendere chi è. La ex, che faccia libro, ha detto essersi sposata da poco. Facebook. Con cui lui è stato 20 anni fa. Mm. La vedo già come proiettata ad essere mamma, da questa vita così familiare. Mm. La vedo ancora come, in abito da sposa, come ancora dentro i festeggiamenti, felice di essere entrata, con tutti i crismi dentro l'istituzione. Cioè lei voleva questo, Sì, ma far viene. parte, riconosciuto dalle società. Mm. Ma come se lei dicesse, però non posso stare molto, quasi avesse ancora il bouquet in mano, quindi comunque ancora impegnata con tutto ciò che riguarda il festeggiamento del matrimonio, mm, Mm. il sistemare la casa, queste cose. E infine l'amica con cui Mihai attualmente fa le passeggiate in montagna. Sì, lei c'è, è venuta addirittura con uno zaino in spalla, instancabile. Amica amica, o viene anche con voglia di capire se la cosa si evolve in una direzione. A me sembra che a lei sia anche attratta da lui. Mm, cioè, è come se vedessi che sono più alte le aspettative di Miyagi, cioè lui vorrebbe ehm, altro, ok? Quindi lei la può vedere come un'amica. Ok, ripassino del passato. Mihai ha vissuto in Italia, ha visto tanti UFO, ci sono state delle abduction, alcune le ricorda. Attualmente ci sono abduction nella vita di Mihai? Cioè, dall'ultima sessione a questa, dopo 8 anni, ce ne sono state delle altre? Sì, alcune lui le ha rifiutate, nel senso che si sono giustamente presentati nel modo furbo, eh, insomma, con cui potevano essere accettate da lui, no? Presentandosi come gentili e tutto, però lui le ha rifiutate. Qualcuna invece è riuscita,
perché lui era proprio in uno stato di sonno profondo e non aveva le forze per opporsi. Ehm, ed è come se in una di queste, avvenuta qualche anno fa, magari tipo 3 anni e mezzo fa, 3 anni e mezzo fa, 4, ehm, è intervenuto questo drago barra dinosauro, che è un po' mutaforme, no? A volte si presenta sotto le sembianze del drago, altre volte sotto le sembianze del dinosauro, no? Mm. Che gli fa questa abduction con la finalità di effettuare una sorta di controllo mentale, ok? Diciamo così, introducendogli il comando, l'ordine di ritornare con una certa periodicità, con una certa regolarità nel suo paese di origine, con ovviamente il pretesto di seguire le partite di calcio. Le abduction che lui ha avuto, o soprattutto gli avvistamenti alieni, a cosa erano dovuti? Al fatto che lui era un soggetto interessante, un bambino diamante? Miai è un bambino diamante? Allora, un attimo, lì mi dà che la zona comunque non solo lui li ha visti, ok? Mhm. Quindi era un fenomeno abbastanza diffuso. Como? Quindi sì, Mm. questo non è proprio che lui è soggetto speciale, ok? Poi mi dà una certa predisposizione al controllo mentale. Mhm. Mm? A subirlo. Sì, esatto. E i soggetti che possono, diciamo così, essere più facilmente controllati da un punto di vista mentale sono quelli appunto che non si conoscono, non conoscono loro stessi, ok? Ehm, E, rispetto al fatto che lui possa essere un bambino diamante, ma allora dunque sì, allora mi dà questo bambino particolarmente sensibile e predisposto a ciò che non è materiale, ok? E gli è rimasta questa cosa di non essere così tanto legata alla materia, ma sia ai sentimenti che alla spiritualità. Questo sì, di questo lo vedo chiaramente, sì. E, durante una sessione di Reiki è emersa questa cosa. Sono emerse anche altre questioni, sono emersi degli esseri che comunque lui ha sentito positivi, che gli hanno detto non solo che era un bambino diamante, ma che loro lo chiamavano verso il sole. Mm. Allora, diciamo che poi una situazione analoga si è presentata in uno dei suoi sogni, ok? E quindi ovviamente gli hanno fatto anche percepire una sensazione di benessere, perché è il loro modo molto astuto, ok, per farlo andare dalla loro parte. Mm? Però non sono entità così benevole come si presentano. Mm. Cioè, ciò che Miai deve capire è che, allora, il mondo dell'invisibile è molto complesso e molto variegato, ma le entità che ci possono essere che possono essere nostre amiche, non ci vogliono portare da nessuna parte, non ci vogliono prendere e convincere, in nessun modo. Questo non esiste proprio. Quindi, quando si verifica questo, è perché sono in realtà delle entità malevole che si travestono in questo modo, molto gentile, no? Mhm. E apparentemente luminoso. Chiama il capo di queste entità che gli hanno detto del bambino diamante. Sembra tipo un pleiadiano, Come si chiama? lui dice infinita dolcezza. Ok, il Pleiadiano. Lo chiamiamo.
Gran coglione. Mm. Allora, una volta lo canalizzavamo, lo prendevamo per il culo e tutte queste belle cose qui. Quante parolacce oggi? Oggi non ce ne frega più nulla. Chiudiamo un attimo la questione del bambino diamante. Esiste tutta questa narrativa, la potremmo definire valida, Monica, la narrativa bambino indaco, bambino diamante, bambino arcobaleno, bambino qui, bambino là. C'è un'evoluzione del DNA eterico dell'essere umano? Ci sono bambini speciali, o uomini speciali, o donne speciali, o bambine speciali? Allora, detta così, non so esattamente, cioè, come posso dire, ci sono vite in cui noi manifestiamo una sensibilità e un livello evolutivo maggiore rispetto ad altre vite. Mhm, Questo è indubbio. Ci sono delle vite in cui anch'io ero veramente una primitiva, molto grezza. Nella vita in cui voi mi state conoscendo, ho una parvenza più evoluta, questo sì, mhm. sicuramente, ma non so come dirti, non è che in assoluto, Però anche sembra, perché poi tutto è trasformabile, perché questo stesso bambino così portato verso lo spirito poi non è detto che vada verso certo. una certa direzione. Però la narrativa dice che più il tempo passa dopo il 2000, 2010 e varie mille non più mille dei Maya, eccetera, cioè di Nostradamus o comunque le varie date delle varie profezie, sono incarnati molti più spiriti evoluti, anime evolute. Allora, per come la vedo io, le energie della Terra adesso sono molto più alte, per cui ciascuno di noi, può essere decisamente più evoluto. Allora fa effetto perché un bambino pare già tanto evoluto, capito? Ma in realtà ciascuno di noi può essere più evoluto. Però allora cosa succede? Che noi paragoniamo questo bambino di adesso al bambino che eravamo noi quando le energie della Terra erano differenti e allora c'è tanto divario. Io lo percepisco così. Perfetto. E torniamo a una qualunque entità di Mihai, o il Pleiadiano Gran Coglione o un rettile, non mi importa, e voglio fare un esperimento, Monica. Entro nella scena io, entro nell'entità che mi porta direttamente di fronte al ragno. Il capo della Matrix, nome, Intendi il nome del ragno? hm? Io ho tutti i nomi del mondo. Nome, l'abbiamo inventato noi, creato noi, ha un nome. Chiamami G. Come? Chiamami G. Mago G. Mago G, grande architetto, grande madre. Perché la vibrazione della Terra sta aumentando? Perché il gioco è salito di livello. Siamo riusciti a passare a dei livelli superiori del gioco. Giochiamo allora. C'è una manopola come quella dei mixer professionali di musica professionale. Alziamo la frequenza della Terra davanti a G. E lui dice, sì, sì, vi faccio giocare così perché tanto questo non funziona. E se noi l'alziamo, che succede? L'evoluzione va sudata. È come se mi facesse vedere che allora tu stai effettuando, cioè stai alzando la leva e effettivamente i miei occhi vedono, ok, che c'è un innalzamento del livello, però ad un altro livello eterico, diciamo così, vedo che c'è
super eterico, perché già questo è eterico, c'è come una specie di ragnatela che ha bloccato la leva esattamente al punto in cui era prima. Cioè, è come se ci fosse un'altra Matrix dove Mm, questo non è avvenuto? mm, Ok, ci sono tante Matrix. sì, e lui promuove quelle ovviamente, no? In cui il cambiamento non avviene o avviene in maniera molto più lenta. Da quando abbiamo parlato di Matrix, Capo Ragno, la vedo come un bozzolo bianco di ragnatela. Mm. Mm. Ci sono tanti bozzoli. Sì, c'è il principale, diciamo, e poi sì, Ok, altri. vai avanti nel tempo che non esiste, Monica. Ce n'è uno scoppiato, squarciato, con un buco. È come se allora, i bozzoli più piccoli che sono all'interno, diciamo, del grande bozzolo, sì, è come se ne uscissero le persone che vedono per la prima volta la luce. Per la prima volta riescono ad aprire bene gli occhi, però poi c'è ancora il bozzolo maggiore. Ehm, Quindi non è uno squarcio completo, mm, cioè nel esatto. senso escono e riescono a uscire. Dai bozzoli minori, sì. È come se si svegliassero in quel momento, si stiracchiano e iniziano ad aprire gli occhi. Beh, E gli occhi quasi un po' fanno male, no? Perché beh, riescono a vedere cose. ma i bozzoli minori sono comunque bozzoli, sono linee temporali in cui la Matrix è finita. No, Per loro, no, perché sei ancora, cioè diciamo così che è in un... tutti i bozzoli tu. Ognuno di noi è in tutti i bozzoli, in tutte le vite parallele. Allora, quello che vedo io è che esistono vari tipi di bozzoli, quindi vari tipi di sogni, chiamiamoli così, vari tipi di film, ok? Che sono i film individuali e i macrofilm e che generano vari bozzoli. Però in realtà anche quando ti risvegli da uno di questi bozzoli, sei di nuovo nel grande bozzolo Mm. e non so come si fa poi a uscire dal grande bozzolo. Come fanno a uscire da un bozzolo? Prendi uno qualunque di questi che sta vedendo se stesso. Infatti, uscendo dal bozzolo, in qualche modo, anche se non è uscito completamente dalla totale Matrix, è nello specchio, lo spazio tra la Matrix e la sorgente. Allora, poi ovviamente ognuno esce con in modo proprio, no? Affrontando se stesso. Quindi ovviamente l'uscita dal bozzolo è differente per ciascuno di noi. Adesso questo, per esempio, mi sta facendo vedere che ha eh, accettato di vedere le problematiche avute con i propri nonni, con i quali è cresciuto. Ehm, e mi fa vedere anche che è come se mm, fosse arrivata all'origine di questo problema, ok? È arrivato a capire il laccio che ha collegato lui ai nonni e questo gli ha permesso di uscire da un bozzolo, che gli ha permesso di capire tutta una serie di cose accadute nella sua vita. Va bene. Come ci congediamo da oggi, Monica? Tu gli cosa vuoi dire qualcosa? Io guardo da un'altra parte, so che la via d'uscita c'è da un'altra parte. Sì,
Però io credo che nella Matrix, siccome la nostra anima non è quella pulita, vera, originale che c'è fuori o nella sorgente, ci si debba sporcare con il ragno per forza di cose, per uscire. Io credo che non si debba soltanto guardare dentro se stessi, si debba passare, come ho fatto io adesso, attraverso il ragno che Allora, abbiamo sì, può creato essere noi. una modalità, io scelgo un'altra modalità. Quale? Io so di poter passare attraverso le sue zampe, Beh, perché passi esistono dei comunque buchi. attraverso il ragno, anche se sei attraverso le sue zampe. Ah, sì, però è come se sentissi che ho la possibilità di non dovermi mescolare a lui, Mhm. di poter proprio creare una specie di tunnel protettivo, che mi conduce fuori. Ok. Torniamo a Mihai. Monica, troppa energia nel lato sinistro, adesso leggermente equilibrata, e problemi alla schiena, causa esoterica. Qui è come se ci fosse proprio un rifiuto profondo del padre, no? Ed è come se lui avesse la parte destra un pochettino più anestetizzata. Invece la parte sinistra è un attimino più in armonia, è più conciliata e infatti lui la sente più positiva, la sente più vitale, la sente proprio più attiva. Per quanto riguarda i problemi alla schiena, vedo che lui in maniera molto silenziosa, in realtà si è accollato molte responsabilità, molti problemi, ehm, tacendo proprio, non facendo Tacendo. pesare, sì, tacendo, non facendo pesare niente a nessuno, ma poi diventavano un peso per lui queste cose. Problema alla Kundalini avuto all'epoca degli avvistamenti. Ah, ecco, poi un'altra cosa mi è venuta rispetto al mal di schiena. Mi ha fatto vedere il guscio della tartaruga, che è proprio come se gravasse pesante sulla sua schiena. E scusami, questo della Kundalini, me lo puoi ripetere per Quando, favore? sì, sì, quando ho avuto anni e anni fa tante abduction, aveva sentiva l'energia della Kundalini, insomma, che forse era il motivo per cui gli facevano le abduction, adesso tecnicamente, cioè precisamente non ricordo. Allora, è ovvio che quando ehm, allora, per ottenere il consenso, no, la benevolenza da parte di Miai, gli davano anche dei premi, ok? Non erano, diciamo così, semplicemente delle abduction passive, anche perché per ogni cosa è necessario il nostro consenso. Quindi in realtà il premio che gli davano era proprio questa anche sensazione di avere delle facoltà psichiche in quel momento più forti, che lui ovviamente le attribuiva alla rivitalizzazione della Kundalini. Ok? In questo caso di Miai erano invece l'effetto collaterale delle abduction che avevano come fine, non so come dirti, la possessione. La possessione dell'entità, il controllo totale, giusto? Mm? Sì. Ok. E la prima sessione scusa, c'è stato un rallentamento della connessione. La prima sessione ha sventato questo risultato.
Allora, allora, diciamo così che la prima sessione ha calmato l'aspetto attacco entità. Mm? Però non è andata in profondità a comprendere che cosa rendeva così forte l'attacco di questa entità. E infatti lui ha iniziato a sentire maggiori problemi alla schiena. Mhm. Mm? Proprio perché è come se, cioè tutto è finalizzato alla nostra evoluzione, no? Lui ha rimosso l'aspetto più superficiale, che era quello dell'attacco dell'entità, ma non è andato a vedere che cosa aveva, perché si erano attivate tutte queste entità, questi attacchi, questa possibilità di Certo. avvistamenti. Mm? E Io quindi ovviamente, ero dentro al team, quella era la mia, al momento, momentanea formazione. Mihai è stato il mio primo cliente rumeno, per cui è questo quello che si faceva. Oggi siamo andati un po' avanti. Oggi rispetto all'epoca, come sono, Lucio? Dammi un numero. Se all'epoca ero efficace, numero, su una scala di 1000, oggi sono efficace quanto? di 1000 a me è venuta la scala di 100. 100, va bene. Allora, all'inizio oscillavi tra, allora, mediamente era 10-15, Mhm, però ci sono stati, vedo alcuni casi 30. mhm. Adesso mi viene 90. Ah, si può arrivare a 100. Sì. Va bene. Allora, questo l'abbiamo visto. Corvo. Mi hai attratto dal corvo, ha visto l'indagine corvo, gli piace il corvo e segue una squadra di calcio che ha il corvo nella bandiera. La segue, prende l'aereo, va a vedere come ultra le partite, lo scarica, chiama il corvo di E questa viene squadra di il calcio che non so come si chiama. Rockefeller. Ti te lo ricordi, no? Il Sì, sì, sì. pupazzo Rockefeller, ecco. Allora, in Italia a Mihai avevamo negli anni Ottanta un pupazzo che un ventriloquo teneva in mano, molto irriverente, con con come si chiama? Ehm, il cilindro, che si chiamava Rockefeller ed era un corvo. Mm. Rockefeller come i Rockefeller, quindi Esatto, il cilindro era dovuto a quello, probabilmente. esatto. Quindi io lo collego sicuramente alla massoneria. Mm? Quindi Mhm, è un evidente riferimento a questo e alla famiglia appunto Rockefeller, no? E quindi è come un omaggio a questa famiglia, ai suoi discendenti, ehm, sia nell'un caso che nell'altro, sia nel caso della bandiera del suo paese che della squadra, no? mm, mm. E che si ha nel caso del pupazzo. Ah, certo, certo. Il ventriloquo che fine ha fatto? Al di là di quello che si potrà cercare su Google. Colui che dava la voce, Mhm, intendi? mhm. Però non me lo, non so, io lo vedo come solo, solo, invecchiato solo. Ha avuto quali benefici da questo? Allora, perché non mi risulta che lui fosse in qualche modo consapevole di quello che stava facendo, eh? No? No, che non era informato del simbolo, di che cosa significasse. Cioè lui è stato usato e basta. Scusami, è il Football Club Corvinul Unedoara? No. Sì? È questo? Ah, ottimo. Quindi è blu, gialla e rossa la bandiera del corvo. No, non è quella.
Vabbè, comunque quella squadra lì. Vabbè. Mm. Bene, bene, bene. Che palle sti Rockefeller. Mm? Eh, Andiamo avanti, bambino, l'abbiamo fatto. Eh, durante un risveglio dell'energia Kundalini, vede un numero di 6-7 cifre e non se lo ricorda più. Che numero era? Nel senso, se vedi il numero anche meglio, ma che numero rappresentava? Cosa rappresentava come numero? allora, mi fa vedere qualcosa legato allo spazio. Mm, cioè, nel senso, vedo come se ci fosse la sua catena di DNA che si sviluppa dentro lo spazio, attraverso i pianeti, attraverso le nebulose stellari, e tipo si collega a un altro pianeta, a Vega. Cioè, come se ci fosse una specie, adesso io non so in quel momento che lavoro stessero facendo, no? Come se fosse una specie di codice che attraverso il DNA lo poteva ricollegare a Vega. Viene questo. Ha esultato Mihai. Vega, cioè, in qualche modo ha a che fare con tutti i vari. Ok, ma non è un dato positivo. Chiama Ha avuto una Ve- conferma. chiama I i vegani, vegani. i vegani. Allora, allora, mm, intendiamoci. Lui ha una delle vite, ok, in cui è su Vega, Vegano. va bene? È vegano. Ma la vita attuale è qua, diciamo, sulla Terra. Mm? Quindi il fatto, attraverso un particolare tecnica, ok, di ritornare lì, in realtà per lui, da un lato lo fa sentire importante, lo fa sentire speciale, ok? Però dall'altro non è del tutto positivo perché non gli permette di vivere l'opportunità che adesso è qui. Esatto. Perché si dice vegani? Esotericamente parlando, no, Mm. davvero. Perché c'è una motivazione, no? Ha a che fare con Vega. Allora, mi sembra che abbia a che fare con vegan, non con vega. Con vega non vedo il rapporto. E cosa c'è a Vega? Dov'è Vega? Dov'è vega? Non ho la minima idea. Cioè, sono Eh, umanoidi? li vedo Quanti vecchi molto ricordi? lontano. Che vecchi ricordi? Quanti giri Eh, abbiamo fatto con gli umanoidi? Oggi ormai non ce ne frega più niente degli umanoidi, infatti non si presentano mai e non ce ne frega proprio niente, niente, niente di un essere umano, simile essere umano, con una parte di entità di DNA eterico umano e senza anima. non so se è vicino alla bilancia. Non so neanche cosa sto dicendo. Hanno l'anima? Alcuni sì, alcuni no. Mm, quindi sono come noi. Da questo punto di vista, sì. Mm. Ma quelli che si fanno vivi con Mihai hanno l'anima? Visto che alcuni sì, alcuni no. Quelli che si vanno vivi con lui, no, ed è come se Ah, lui potesse essere un aiuto per loro. certo. Cioè, a loro, lui gli fanno sembrare il contrario, no? Che loro sono benevoli, gli vogliono bene, eccetera, però in realtà loro hanno bisogno di lui. Ma quelli che hanno l'anima di Vega sono d'accordo o non sanno o sanno che alcuni che non hanno l'anima di Vega si connettono agli umani per sfruttarli e illuderli, rubargli l'energia animica e bla bla.
Allora, loro non lo farebbero e c'è una sorta di contrasto tra queste due fazioni. Ok, facciamo cadere un enorme cartellone su Vega, i grandi fogli, che riporta: ci siamo rotti i coglioni, mollateci e fatevi il vostro percorso. Questa è la nuova legge. Arrangiatevi. Che succede? Sento dire come tanto ce n'è di allocchi, amanti di Vega, uno in più, uno in meno. Questa scena la vedranno allora tutti gli allocchi amanti di Vega. Mm? Mm. Ed infine, causa esoterica del fatto che Mihai quando è di buon umore e gli fanno una domanda, risponde in italiano. Allora, mi ha fatto vedere proprio una vita mm, in Toscana, in cui lui è un tennista. E è un tennista mm, abbastanza promettente. Quindi in realtà anche modo di interfacciarsi con diverse persone. Ed è una vita quindi, come posso dirti, che ha dato una buona impronta, una vita proprio da vincitore. Mm, E quindi vedo proprio come se nei momenti in cui, come dice lui, no, funziona bene, diciamo così, no? Ha delle buone frequenze, riesce proprio a avere delle risposte e a dirle in italiano, no? Proprio perché è come se si riattivasse la connessione con questa vita, che per lui è stata una vita di grande soddisfazione, di grandi riconoscimenti. Molto, molto bene. Adesso Mihai, alle fasi finali di questa sessione, si presenta con uno specchio da camera, Mm, proprio, no? Quello con le rotelle. mm. Se lo porta qui in mezzo alla scena e va in scena lui. In questo momento in cui si sta specchiando, lui è molto vestito, quindi ha il maglione, ha la camicia, sotto la camicia ha la maglia, ha i pantaloni. Stiamo per andare nel cluster dove ci sono i contratti che lui si è regalato. C'è solo un modo per arrivarci, c'è solo un portale. Questo portale è nello specchio, deve entrare nello specchio. Lui sa che per entrare nello specchio deve toglierseli i vestiti ed essere completamente se stesso. Diciamo che vorrebbe almeno tenere i boxer. Mhm. Penso di sì, no? Li può tenere. Sì. Mm, ok, quindi sì, si tuffa dentro lo specchio che si comporta proprio come uno specchio d'acqua. Quindi lui entra all'interno. mm, All'inizio è come se ci fosse una specie di resistenza, cioè è come se si creasse una sorta di forma a tromba, no? In cui poi lui si incastra. Poi però è come se facesse appello al suo cuore e allora questa tromba di nuovo si dilata e quindi lui può andare ancora più in profondità e raggiunge il cluster.
fatto in maniera strana perché sembra dei fiori appassiti presi dal cimitero e delle tombe sbriciolate di marmo. Comunque qualcosa davvero ormai di superato. Ehm, Lo toglie? Toglie tutto? sì, lui se la sente di dare proprio una sferzata di novità, di nuova energia alla sua vita. Quindi mette tutto dentro un gran bustone, ma un bustone della spesa enorme, e butta via il bustone della spesa nel portale definitivo. Cosa crea qui al suo posto? Sembrano delle stelle filanti colorate, molto allegre e che si muovono di vita propria, molto colorate, perché il nuovo inizio deve essere caratterizzato da movimento e da colore. Avatar, il fantoccio davanti al computer che controlla tutte le sue 2031 vite. Sì, è come se stesse scrivendo un po' una specie di racconto di fantascienza al computer. Mm, Perché è il modo probabilmente per tenere agganciato Miai. Mm, Questa non è una rinuncia facile da parte di Miai. Perché? Mm, Perché Miai è molto, per come lo percepisco io, molto legato, allora, alle altre dimensioni che qui sono intese come altri pianeti, come UFO, come alieni, eccetera. E quindi lui è qui davanti a una scelta e dire che queste cose le può mettere da parte e può scegliere invece di occuparsi sì delle altre dimensioni, perché lui è un essere spirituale, ok? Ma non in questo senso, perché queste sono le distrazioni. Esatto. Cosa fa? Non è una scelta facile per lui, perché l'abitudine lo porta a quello. L'abitudine è una grande nemica, peggio quasi della paura. Mm-mm. Lui non è importante perché è legato suppostamente a questi umanoidi senza anima, ma è importante perché ha l'anima che non vuole vedere. Lui comunque dice di volerci provare e quindi butta via. Dai, butta via nel portale definitivo. Bene, crolla tutti i santi il progetto. Sì, La PS è sempre nuvola, la P è sempre bosco. sì, sì, sì. Sono grandi indicazioni queste per lui. Entità eteriche, mentali e impianti esistono ancora. No, Tutto resettato. Nuova vibrazione da 2 a 180, nuova consapevolezza da 138, effettivamente un po' poco, a 166, benissimo. Anima e spirito sono sempre 41-59. 47, Vite precedenti, meno sono meglio è, 2031. 1839, Molto bene, tanti in meno. Cervello, capacità medianiche corrispondenti. 9,67 più o meno. Suscettibilità ipnotica.
52, 3D, 42, vivacità animica. adesso 100. Benissimo. Ottimi, ottimi, ottimi valori. Come vedi il suo cinema? E potrebbe essere rinnovato anche quello, però stando a quello che si era composto all'inizio, ehm, il fratello è come se lo sentissi commosso, che ha voglia di abbracciarlo. Infatti si abbracciano adesso. Anche la sorella poi si introduce in questo abbraccio. La madre L'amico, vedo che si commuove. L'amico adesso sta guardando con le mani appoggiate sulle proprie ginocchia, sta guardando un po' il pavimento, ma sento che dentro di lui si muove qualche cosa. il papà? Vedo che sta uscendo dal cinema. La mia strada è un'altra. Beh, la ex? Sembra quasi già accelerata, sai, già incinta. Vale. L'amica? Ha colto un fiore di montagna e glielo vuole consegnare. Sembra quasi una stella alpina. Bene, potremmo concludere con un sacco di messaggi a questi del cinema. In realtà mi interessa solo uno solo. Miyai che lo dà a se stesso. Se vuole si specchia di fronte allo specchio, se vuole lo dà a se stesso. Dice che botta, ragazzi, che botta questa. Uff, però lo sento allegro, forte, vitale, come se si dovesse un attimino riprendere, no? Ah, e lui dice: Ho una nuova energia che scorre dentro di me e la sento e la voglio sperimentare. Come lo vedi? Soddisfatto, che dice. Va bene, abbiamo finito. No, aspetta, sì, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.